Ciao amici, benvenuti sul mio canale Learn Italia with Annalisa. Oggi sono molto contenta perché sono in presenza di due amici, Sabrina e Marco, che vi presento, e che sono due professori di italiano appassionati di opera e che proprio grazie alla loro passione si sono dedicati all'insegnamento dell'italiano un po' applicato proprio al mondo dell'opera e hanno scritto una meravigliosa opera, un meraviglioso libro di cui poi ne parliamo. Ma prima di tutto grazie, benvenuti. Grazie a te. Sono molto felice di avervi con me e ho molte domande da farvi, quindi Siamo pronti. siete pronti? Inizierei subito con una curiosità personale, ovvero come è nata per voi questa passione per l'opera italiana? Inizio io. Sì, Allora, per quanto mi riguarda, i miei genitori avevano dei dischi ancora quando c'erano i dischi, 33 giri di opera e quindi li ascoltavamo molto in casa. Io cantavo così e muoio disperato, come se fosse una canzone pop. E niente, da allora ovviamente per me era una musica come tante altre. Poi sono stata con loro quando ero ragazzina all'Arena di Verona. E allora lì sì, c'è stata una certa folgorazione perché è un posto stupendo, poi la potenza della musica, del canto. Devo dire che mi sono anche un po' impressionata per la durata perché non ero abituata al teatro, ovviamente è più breve, l'opera è più lunga, però comunque insomma ti dà tantissime emozioni. Che bello! E Marco? Beh, io invece ovviamente da bambino ho sempre ascoltato le opere, ma più che le opere, le arie dentro le pubblicità, perché sappiamo che tantissime delle pubblicità avevano dei jingle che derivavano dall'opera. In realtà io mi sono avvicinato dopo i 20 anni, se devo essere onesto, perché è stato grazie a degli amici che mi hanno portato effettivamente anche a Verona, all'Arena e poi dopo a Reggio, a Torino, eccetera. Però ho imparato che con un po' di preparazione si può approfittare completamente dello spettacolo e quindi solo sentirlo per sentirlo è bello, però non riesci a entrare dentro questo mondo. E invece quando ti leggi il libretto ti spendi, diciamo, un paio d'ore per capire bene qual è la storia e come funziona, allora poi è tutta un'altra questione. E di lì in avanti ho iniziato ad appassionarmi. Che bello, bello sentire questa, come dire, questa passione. E allora, forse la domanda sarà un po' banale, tutti noi sappiamo un po' intuitivamente che cos'è un'opera, ma in realtà qual è la definizione? Cioè, se dovessimo spiegare ai nostri amici, magari appassionati di opera, dare una definizione di che cos'è l'opera, che cos'è? Io direi che è un grande, magnifico spettacolo, soprattutto uno spettacolo però dove contemporaneamente confluiscono tante arti. Ovviamente la musica e il canto la fanno un po' da padrone, però poi i cantanti in un certo senso sono anche attori perché recitano sotto l'occhio di una regia. E poi c'è la poesia del libretto con i grandi compositori, i grandi librettisti dei secoli passati che hanno scritto delle cose incredibili. E poi a creare tutte le suggestioni ci sono le scenografie incredibili, oggigiorno anche quelle motorizzate, e poi l'apporto delle luci, i laser oggigiorno, però anche solo qualche tempo fa, semplicemente le luci che creano l'atmosfera. E le emozioni vengono anche veicolate da quello che vediamo, quindi il trucco, il parrucco, i costumi. Voi pensate a quante persone devono lavorare contemporaneamente perché quella sera lì che andate a vedere l'opera devono essere totalmente sincronizzate perché tutto vada perfettamente. E io continuo a chiedermi com'è possibile che la serata si svolga così e che il pubblico lo possa vedere senza il minimo problema
e dietro ci sono magari 100-200 persone che stanno lavorando contemporaneamente, impressionante. Davvero impressionante immaginare questa macchina complessa, perfettamente sincronizzata, Sì. fatta di musica, luci, attori, musica. Però magari chiedo a Sabrina se volessimo invece, come dire, datare l'opera oppure dare un'indicazione di come, dove e quando è nata l'opera. Sì, allora diciamo che si fa risalire la nascita dell'opera esattamente al 1573, dove a casa di Giovanni Bardi a Firenze c'era un gruppo di intellettuali che si riuniva ed era appassionato dello spettacolo in costume, dell'arte greca, della musica, e quindi decide di provare a inventare un nuovo genere. Quindi abbiamo la canzone, la poesia, lo spettacolo in costume, ed è proprio da lì che si sviluppa quello che poi noi conosciamo tutti come opera lirica ai giorni nostri. Pensate che a quel tempo eravamo nel Rinascimento, nel tardo Rinascimento già, e quindi c'era stata una grande riscoperta dei classici, e per classici intendiamo i romani, i greci, tutto quello che al tempo conoscevano, e quindi per loro era il classico, ma proprio grazie a questo anche loro vogliono riscoprire appunto e riportare in vita quello che si faceva già un tempo in Grecia, e ovviamente alimentarlo con delle novità, e da qui nasce l'opera. Che meraviglia! Un'altra curiosità è, ma l'opera che vediamo, come la vediamo oggi, è sempre stata così, oppure dal Rinascimento in cui inizia c'è stata in qualche modo un'evoluzione? Sì. Ma in realtà no, l'opera come la vediamo oggi è fondamentalmente l'evoluzione di vari secoli, perché all'inizio era una cosa molto molto diversa. Poi ogni più o meno 50-70 anni ci sono state delle evoluzioni anche molto importanti, sono state aggiunte delle cose, soprattutto c'è stato sempre un grande dibattito se dare più importanza al libretto e quindi alla poesia del libretto piuttosto che alla musica. E a un certo punto anche non solo diciamo, agli spartiti, ma anche addirittura ai cantanti. C'è stato un periodo dove i cantanti erano diventati così famosi, così importanti, che esistevano quelle che si chiamavano le arie da baule, che erano praticamente i loro cavalli di battaglia, e quindi questi cantanti riuscivano addirittura a portare queste arie dentro delle altre opere, perché erano così bravi a fare quel pezzo lì così famoso che non volevano che il pubblico non sapesse che loro erano così bravi in quella particolare aria. E poi c'è stato un tempo che invece le opere erano lunghissime e quindi esistevano le arie da sorbetto, sapete il sorbetto, quello sì. che si mangia, proprio perché il pubblico si portava anche delle cose da mangiare, e quindi tra magari un'aria e l'altra i cantanti cantavano delle cose magari non troppo impegnative, molto lunghe eccetera, e la gente si mangiava il sorbetto per intrattenersi. E poi dopo, appunto, senza andare in tanti tecnicismi, è stata introdotta l'ouverture, sono stati introdotti diciamo, cambiamenti nel reparto dell'orchestra, la stessa ouverture ha cambiato il suo significato, dapprima era solo una musica prima dell'opera, poi è stato introdotto un vero significato, che è quello che ancora oggi abbiamo, che praticamente ascoltando questo primo brano di introduzione riusciamo già a recepire tutte le emozioni che vedremo poi dopo durante lo spettacolo, e quindi già ci introduce un po' nell'ambiente. Ah, interessante, è una sorta di accesso iniziale
che ci fa capire un po' l'atmosfera che andremo a vedere. Sì, come oggi quando alla televisione vediamo, prima dell'uscita di un film, vediamo già degli spezzoni. Giusto. Ecco, lì con la musica cercavano di trasmetterci queste sensazioni. Una sorta di trailer, possiamo dire. Sì. E l'ouverture è a sipario chiuso prima che inizi l'opera. Ah, giusto. Interessante. E hai parlato di un momento, prima parlavi di un momento in cui i cantanti erano particolarmente importanti e sì, tant'è che potevano fare un po' di rapporto di forza, portare le loro arie. Ho sentito spesso parlare dei castrati. Allora, il più famoso Farinelli, lo conosciamo anche per un film, Esatto. ma Sabrina, dici di più. Sì, esatto, i castrati che sono questi bambini che venivano castrati, quindi mantenevano, diciamo così, la possibilità di fare dei grandi acuti, però poi diventando degli uomini avevano comunque la potenza di un cantante uomo. E effettivamente Farinelli, che tu hai citato, è il più conosciuto di tutti ed erano dei veri e propri divi, viaggiavano per tutta Europa, venivano chiamati e quindi lo stesso Farinelli, insomma, si vede anche nel film, è stato in Francia, è stato in vari posti. Ed effettivamente loro avevano questa cosa che non è replicabile, tanto che nel film hanno dovuto usare due voci mixate, di un uomo e di una donna, per rendere quello che poteva essere al tempo la voce di Farinelli. E questo, scusa la domanda magari un po' come dire appunto da chi non conosce, perché avveniva? Perché le donne non potevano cantare? Ma allora, c'erano soprattutto uomini che cantavano, però soprattutto nessuno poteva raggiungere né il livello di acuto del castrato né la potenza dell'uomo. Voglio dire che normalmente queste due caratteristiche potevano trovarsi solo in un castrato, ecco. Ed effettivamente questo faceva sì che fossero acclamatissimi. Sì, poi in realtà i castrati nascono anche perché effettivamente nella musica sacra inizialmente le donne non cantavano e quindi erano gli uomini che cantavano in falsetto che le sostituivano e poi di lì c'è stata l'evoluzione nell'opera, il passaggio all'opera e la spettacolarità dei castrati con queste grandi voci. Interessante. E sempre per rimanere un po' sui personaggi fondamentali dell'opera, quali sono i compositori più conosciuti, che tutti conoscono e che forse dovrebbero conoscere? Allora, partiamo se vogliamo. Sì, non vorrei fare torto a nessun compositore perché sicuramente non li possiamo menzionare tutti, ma sicuramente menzionerei il fatto che ad esempio Mozart, che ovviamente tutti conosciamo, ha composto 21 opere, ma di cui 3 sono in italiano, con un libretto in italiano. E quindi questo è estremamente interessante. Mozart stesso parlava italiano, scriveva in italiano. Infatti abbiamo visto recentemente esposto in un museo una lettera che scriveva a sua sorella in italiano, quindi comunque era appassionato dell'Italia, ha diretto delle opere in Italia. E questo per parlare di Mozart, che ovviamente ha fatto tantissime altre cose, ma si è dedicato anche all'opera e all'opera italiana. Poi vabbè, possiamo ricordare Rossini, che ha iniziato nell'Ottocento con l'opera buffa. Poi abbiamo sicuramente Donizetti, Bellini, ovviamente Verdi. Verdi, ecco, perché, giusto magari una parentesi su Verdi, perché Verdi forse è così importante anche per la cultura italiana. Si parla di Verdi un po' come anche quasi rappresentante dell'Italia, diciamo. Sì, è vero, perché comunque a un certo punto, anche se
lui non era forse di questo lato politico, però a un certo punto è stato preso un po' come modello del Risorgimento, insomma, e ovviamente ci avviavamo verso l'unità d'Italia del 1861, quindi era un momento molto particolare politicamente, c'erano stati gli austriaci a Milano, eccetera. Devo dire che però è diventato e dal punto di vista dell'opera bisogna anche raccontare che al tempo l'opera era estremamente popolare, era uno spettacolo proprio per tutti, quindi non era solo qualcosa per un'elite, la gente andava all'opera, poi usciva e fischiettava le canzoni, cioè entrava proprio nella vita. E poi il pubblico stesso era un po' il primo termometro, no? Perché poi c'era già la critica anche allora, ma il pubblico era il primo termometro. Sappiamo anche che tantissime opere alla prima sono state fischiate. E noi oggi diciamo: ma com'è possibile, opere stupende, no? Che noi apprezziamo tantissimo, però effettivamente all'inizio magari se erano più innovative il pubblico non le accettava immediatamente. Poi per continuare e passare almeno al Novecento, ai primi del Novecento, sicuramente i veristi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano e poi ovviamente Puccini, il nostro indimenticabile Puccini. Questo per parlare dei classici. Allora, questo per i classici, ma per i moderni, Marco? Allora, la maggior parte delle persone crede che l'opera sia morta nel Novecento, nel senso che non abbiano più fatto nuove opere, e invece ci sono dei compositori che hanno continuato a scrivere, magari non sono conosciuti come quelli che abbiamo citato prima, però per gli appassionati dell'opera sì che sono conosciuti e affrontano temi che sono i classici temi antichi, quindi rievocazioni di personaggi storici, eccetera, o anche temi più moderni, come per esempio mi viene in mente un'opera che si intitola CO2, come l'anidride carbonica, quindi un tema molto ecologico di Battistelli, oppure nelle opere antiche una rievocazione dei fatti di Federico II, per esempio. E poi ci sono due maniere di vedere la modernità. Una, per esempio, è quella di riprendere delle cose antiche e rimetterle in scena con delle ambientazioni moderne. E quindi, per esempio, portare, che ne so, delle cose di Wagner dentro una guerra attuale con i soldati, eccetera. Oppure riambientare tutto con i laser, con le nuove tecnologie, con le scenografie motorizzate, che oggigiorno sono delle costruzioni architettoniche mobili che si montano nei teatri, che sono delle cose splendide, incredibili, che ruotano, si muovono, ti cambiano scena in diretta senza bisogno di chiudere il sipario. È incredibile e molto interessante, perché grazie a voi sto veramente capendo come l'opera sia qualcosa di vivo. Noi siamo un po', almeno, abituati a vedere l'opera come qualcosa di classico, molto serio, molto colto, ma ci sono delle, come dire, modalità moderne. E poi, per ricollegarmi a quello che dicevi tu, Sabrina, sui teatri, mi hai appunto detto che in passato l'opera era uno spettacolo vivo, in cui le persone partecipavano e poi si mangiava anche, prima dicevi del sorbetto. Mi chiedo allora, per quanto riguarda l'opera nel teatro, ecco, quali sono i teatri in cui più si può respirare tutta questa storia? Allora, sicuramente in Italia abbiamo oltre 60 teatri d'opera,
Quindi effettivamente c'è la possibilità di andare all'opera in tutte le maggiori città, in alcune ci sono più rappresentazioni, in altre meno, ma sicuramente abbiamo tante opportunità. Poi abbiamo tanti festival, i festival dedicati ai compositori, il Festival Puccini a Torre del Lago, il ROF dedicato alle opere di Rossini e così via. Quindi effettivamente opportunità ce ne sono. E in Italia devo dire che adesso si sta facendo uno sforzo anche per avvicinare i bambini all'opera, quindi ci sono delle attività che li coinvolgono. E perché appunto siccome io ho questo ricordo di infanzia, ho avuto questa esperienza, mi dico, se avviciniamo i bambini all'opera sicuramente saranno degli adulti che la vedranno come una delle tante opportunità culturali. Bellissimo, sì, mi piace molto questa idea dell'opera viva e vissuta. Però quali teatri in Italia sono, come dire, i più conosciuti, quelli in cui se vogliamo andare a vedere un'opera ben fatta, sono questi in cui bisogna andare? Vabbè, di sicuro il Teatro La Scala di Milano non può mancare come esperienza. Ovviamente le prime sono abbastanza esclusive, però insomma durante l'anno c'è tanta offerta. E abbiamo il magnifico direttore musicale Riccardo Chailly che è sempre alla riscoperta anche dell'originalità dell'opera, perché è uno studioso che è sempre alla ricerca di quello che aveva scritto il compositore, quindi ripropone certe opere già conosciutissime anche in versioni meno conosciute, perché magari il compositore aveva aggiunto una parte che poi a un certo punto è stata tolta e tutti fanno la versione, diciamo così, tra virgolette semplificata, lo dico molto tra virgolette, certo, perché tecnicamente non è semplificata, però insomma lui è sempre alla riscoperta e quindi sta creando veramente una grande cultura tra il suo pubblico. È molto interessante la Scala, perché anche per chi non segue l'opera c'è almeno una volta all'anno in cui tutti sentono parlare della Scala e dell'apertura della stagione, perché è anche teatro di contestazioni sociali e politiche. Sì, certo, e poi comunque si vedono grandi personaggi, insomma. Se vuoi citiamo anche altri teatri, certo, per non sì. fare sicuramente a Torino il Regio, a Venezia il Teatro La Fenice, il Massimo di Palermo, insomma veramente noi abbiamo oltre a tanti teatri, dei teatri veramente stupendi, soprattutto i teatri d'opera, ci sono tanti teatri antichi o comunque rinnovati ma rispettando le strutture antiche. Addirittura c'è un progetto di ricostruzione di quello che è stato il primo teatro aperto al pubblico, il San Cassiano, e quindi insomma veramente lancio un appello: salvate i teatri, frequentate i teatri. Che meraviglia! E ricordo di aver visitato il San Carlo anche. Certo, a Napoli, uno degli altri stupendi teatri d'opera, certamente. Quindi la Scala. Sapete, Sì. scusa, No, prego. no, e teatro, e tra l'altro il Teatro San Carlo era stato diretto da un direttore artistico che per fortuna nostra ha dato lavoro ad alcuni dei compositori migliori, Bellini, Donizetti, Rossini, quindi insomma nel Teatro San Carlo sono passati veramente delle personalità incredibili. Che meraviglia, ok, quindi ogni teatro una storia. La Fenice, tra l'altro la Fenice proprio come l'uccello che rivive, perché rinasce dalle proprie ceneri, sì, perché purtroppo sì, come tanti altri teatri, siccome un tempo i teatri erano tutti in legno, tanti teatri sono stati così le vittime di incendi, e quindi però la Fenice per fortuna è stata ben ricostruita
e possiamo ancora godere dei suoi spettacoli. Bellissimo, quindi in Italia venite, ci sono opere da vedere, teatri da scoprire. Davvero. Veramente, veramente. E Marco, invece se volessimo allargare un po' lo sguardo sul mondo intero, come siamo messi a livello di rappresentazioni di opere nel mondo? Con tutti questi teatri in Italia uno sarebbe portato a pensare che le rappresentazioni più numerose si svolgano in Italia. Non è così. Ah, ok. Non è così. In Italia abbiamo tanti teatri, l'opera è nata in Italia, i più grandi compositori sono tra i più grandi compositori ce ne sono tantissimi italiani. Effettivamente se guardiamo la lista delle opere più rappresentate al mondo, su 10 compositori 7-8 sono italiani, quindi questo già la dice lunga. Però purtroppo gli italiani non vanno sovente a teatro. Il paese che fa più rappresentazione è la Germania. Ah, la Germania. La Germania, sì. E dobbiamo anche dire che effettivamente il costo per andare a vedere un'opera in Germania è più accessibile rispetto ad altri paesi in Europa. Quindi non sappiamo se è perché ci sono tante rappresentazioni, quindi la gente va di più e questo permette di avere dei prezzi più accessibili, o il contrario. Comunque è la Germania che predomina. Dopodiché, invece, se guardiamo la possibilità di andare a teatro, quindi il numero di spettacoli pro capite, il paese che è più ben situato è l'Austria. Quindi diciamo i paesi di lingua tedesca sono quelli che fanno più rappresentazioni e hanno più possibilità. È anche vero che in Austria loro hanno Mozart e quindi fanno anche tantissime rappresentazioni di Mozart. E quindi forse c'è una cultura musicale che... Certo. Noi italiani sappiamo che la Germania, l'Austria, eccetera, hanno una grande tradizione musicale, non solo d'opera, ma anche di musica classica, in filosofia, sono popoli molto colti e ovviamente anche l'opera fa parte di questa cultura che loro hanno. Ma interessante. E se invece, siccome abbiamo molti amici dall'America, quindi al di là dell'Atlantico, come siamo messi a... Allora, pro capite abbiamo dei numeri molto piccoli, perché se guardiamo gli Stati Uniti hanno una popolazione enorme, però nei paesini non ci sono teatri d'opera e quindi la gente per andare a vedere l'opera deve andare nelle grandi città, deve andare a New York, eccetera. E quindi per quelli che abitano in New York c'è facilità per andare a vedere le opere, ci sono tante rappresentazioni, però purtroppo per chi vive un po' fuori o negli stati diciamo più piccoli non è così facile, quindi non ci sono tantissime rappresentazioni. Allora, questo è per quanto riguarda essere spettatori davanti a un'opera, che è un'esperienza meravigliosa. Ma mi chiedo se qualcuno invece volesse imparare in maniera più attiva qualcosa dell'opera e forse anche l'italiano attraverso questo cammino, è possibile? È possibile per voi? Certo, sì, certo, è possibile, anzi è auspicabile. No, effettivamente allora bisogna dire che ci sono tantissimi appassionati d'opera che prima di tutto si appassionano all'opera e poi vogliono imparare l'italiano per capire meglio, no, i contenuti, perché leggere la trama tradotta va bene, però poi invece godersi il libretto, poter apprezzare la poesia che c'è dentro un'opera è bellissimo. In effetti noi abbiamo scritto, come hai presentato prima, l'Italiano per l'Opera, che è un manuale di italiano per i primi livelli, proprio A1 e A2, per chi comincia, dove abbiamo inserito tutto quello che c'è tipicamente in un manuale di italiano, ma tutti i testi, tutti i riferimenti sono legati all'opera.
tutti i testi li abbiamo scritti e creati noi, anche se si basano su dei fatti veri, sia le recensioni, sia le biografie, però sono tutti scritti da noi. Poi c'è una parte, ecco, adesso vedo che qua hai proprio la famiglia, che è quella che ci accompagna in ogni unità e che ci dà la possibilità di vedere anche il linguaggio quotidiano dell'italiano, per non rimanere solo sulla parte tecnica. È veramente meraviglioso perché lo sto guardando insieme a voi adesso, offrite questo doppio accesso all'italiano e al mondo dell'opera. Sì, e in effetti non solo al mondo dell'opera, perché la famiglia che ci accompagna, che abbiamo chiamato casualmente la famiglia Rossini, è composta da genitori e figli che comunque lavorano nel mondo dello spettacolo e non sono solo cantanti d'opera, ma sono anche ballerini, musicisti, eccetera. Quindi attraverso il libro possiamo anche imparare il lessico, la terminologia della musica e dello spettacolo in generale. E in più, verso la fine dell'unità, ci sono sempre delle attività molto dinamiche che derivano da esercizi teatrali che mettiamo che si possono fare in classe, e anche tutta una parte legata alla tecnica Alexander, che permette di lavorare sul proprio corpo per la postura, e questo per i musicisti è veramente molto importante, per evitare di avere dolori alla schiena o alle gambe, perché sappiamo che quando c'è un'opera bisogna star lì, suonare per 3-4 ore fissi, e è vero che la testa è concentrata, però il fisico soffre e i movimenti sono tantissimi, quindi è importante sapere come mantenere la postura, come muoversi per evitare poi di patire dei dolori, insomma. E la tecnica Alexander ci viene in aiuto. La tecnica Alexander è proprio una tecnica, non ne ho mai sentito parlare, è una tecnica? Sì, è una tecnica come muovere e gestire il corpo al meglio, diciamo così, senza creare senza crearci dei problemi, senza che ci siano dei dolori, senza che effettivamente andiamo a stressare una parte del corpo, cioè un modo di sedersi, alzarsi, muoversi in equilibrio con il proprio corpo. E ci sono degli esercizi di rilassamento, ci sono degli esercizi di movimento, ci sono varie tecniche. Poi alla fine di ogni unità dobbiamo anche dire che c'è un grandissimo regalo di professionisti del settore, grandissimi, cioè parliamo del direttore d'orchestra della Royal Opera House di Londra, o del soprano Vittoriana De Amicis, o ancora il proprio Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, che ci hanno rilasciato delle interviste, alcuni hanno anche fatto delle performance specificamente per questo manuale, e sono dei veri gioielli, delle cose preziosissime, e quindi si può accedere a tutto questo materiale ed è veramente emozionante come ci trasmettono la bellezza dell'opera e in tutte le proprie forme, nella cultura e nei valori che porta in sé. Vedo qui corso di lingua italiana per cantanti d'opere, musicisti, operatori nel settore musicale, ma non solo. Cioè certo, per menomani, per appassionati e per tutti quelli che si vogliono avvicinare all'italiano e all'opera. È un po' un'opera totale perché abbiamo anche i consigli per la postura, quindi per l'italiano, per l'opera, ma anche per il benessere fisico. Sì. E in più volevo aggiungere che l'italiano nei secoli scorsi è stata una lingua importante, una lingua colta che si parlava nelle corti di tutta Europa. Oggigiorno in un certo senso l'italiano è quasi, dopo l'inglese, la lingua veicolare nel mondo dell'opera, perché moltissimi direttori d'orchestra fanno delle masterclass in italiano,
e quindi il loro pubblico è svariato, musicisti di tutto il mondo che ascoltano in italiano le loro masterclass, e molte volte anche i materiali che arrivano per montare la sceneggiatura, la scenografia, eccetera, arrivano in casse con le etichette scritte in italiano, e quindi anche per i montatori, per i costumisti, per tutto quello che è l'indotto, sapere un po' di italiano è veramente importante. Interessantissimo. E poi ora sentendovi parlare sto pensando proprio come cosa c'è di meglio che imparare la lingua italiana, che è un po' famosa per la sua musicalità. Tante volte ci dicono sento l'italiano, mi sembra di sentire la musica. Allora ecco, questo forse è la porta d'accesso per l'italiano. Esatto, il connubio perfetto, italiano e opera. Bene, quindi l'italiano per l'opera. Ecco qui, dopo vi diamo tutti i riferimenti, è veramente bellissimo. Alma Edizioni, che è un po' un'istituzione del settore, certo. Bene, e un'ultima domanda, ne avrei molte, però devo trattenermi. L'ultima però che mi interessa particolarmente è la vostra aria preferita, ma prima ancora, quindi una domanda nella domanda, che cos'è un'aria? Ah sì, un'aria è quel brano in cui un solista canta ed esprime tutti i suoi virtuosismi vocali, ma dove la storia non avanza. Quindi non c'è un avanzamento della storia, ma diciamo così, il cantante, il solista esprime tutti i suoi virtuosismi. D'accordo. E allora, Sabrina, la tua aria preferita, se dovessi sceglierne una? Allora, sono tantissime, ma va bene, ne sceglierò una. Devo dire Nessun Dorma, perché soprattutto nell'interpretazione, lasciatemi fare un nome, Luciano Pavarotti, che è stupendo, e quindi nella sua interpretazione veramente ha una potenza incredibile, ed è un'aria che mi fa veramente vibrare totalmente, mi emoziona molto per la sua potenza, anche per ovviamente il contenuto, la poesia, insomma, quest'uomo coraggioso che per amore affronta tutte le prove e fino all'ultimo è disposto a morire per questo amore. Ed è veramente, non so, qualche cosa che effettivamente quando lo ascolto poi nella versione di Pavarotti mi fa venire veramente lacrime agli occhi. E i versi sono magnifici. Sì, certo, effettivamente, cioè è molto romantico e molto votato appunto a questo amore. Bello. Invece per te, Marco, la tua aria? La mia aria preferita è Una furtiva lagrima dell'Elisir d'amore, perché mi piace tantissimo la melodia con questa introduzione dell'arpa e poi il fagotto che entra, e vabbè, io ho un debole per le tonalità in minore, perché portano veramente l'emozione in superficie, il romanticismo, quindi ho questo debole, quest'aria a tutti i versi che iniziano in chiave minore e poi passano al maggiore, quindi mi coinvolge profondamente. E poi proprio la storia dell'opera anche è molto bella, perché è la storia di quest'uomo che arriva nel paese innamorato della bella del paese, che però è anche la ricca del paese, e non sa come conquistarla fin tanto che non arriva un venditore di fumo, tra virgolette, che gli propone l'elisir d'amore. Bevendo l'elisir d'amore farà innamorare tutti, compresa anche lei. Però questo elisir d'amore non è che una bottiglia di Bordeaux, di vino. E quindi lui la beve, però convinto delle sue potenzialità si lancia in tante cose, tra le quali anche nella convinzione profonda che funzioni e che lei sia innamorata. E quest'aria dice proprio sì, la vedo, è innamorata, ci sono riuscito, no? Eccetera. Quindi ascoltandola proprio mi fa uscire proprio tantissime emozioni. Che bello, beh,
Che meraviglia, cosa dire di più dell'opera ancora, Sabrina? Ma allora, io concluderei dicendo che l'opera è veramente un insieme di arti che crea la magia. E racconterei a questo proposito un piccolo aneddoto, se mi permettete. Certo. Victor Hugo, che è l'autore di Le Roi s'amuse, da cui Verdi ha tratto quello che poi è diventato per lui il Rigoletto. E lui diceva questa cosa perché nel Rigoletto a un certo punto ci sono Rigoletto e sua figlia al di fuori della locanda di Sparafucile che è con la sorella, e Verdi ha introdotto un quartetto qui dove ognuno dei 4 cantanti canta e ovviamente esprime la sua emozione, emozioni anche contrapposte in quel momento. E Victor Hugo ha detto: avrei tanto voluto poter fare una cosa così anch'io, ma ovviamente dalle pagine scritte non possono uscire 4 voci contemporaneamente. Ecco, l'opera ti permette tutto, anche la possibilità di fare esprimere emozioni da 4 personaggi contemporaneamente. Che meraviglia, ma cosa dire di più? Io vi ringrazio davvero per la vostra gentilezza, la vostra chiarezza, perché in qualche modo siete anche 2 appassionati e specialisti di opera, però siete riusciti a didattizzare per noi questa grande opera complessa, quindi grazie ancora. Grazie a te, Grazie. A presto per altri video, non dimenticate di abbonarvi per restare aggiornati su tanti altri contenuti riguardo all'Italia, all'arte e alla musica anche. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.